Ciao Fiore, ciao cari amici, io sono sempre emozionato quando sento la nostra sigla, Mamma mia, soprattutto che quando bello. rivedo le nostre Con le fantastiche nostre felpe che il nostro felpe. Fiore ha fatto produrre in maniera egregia. Come stai Ciao Fiore, amico Dado, ciao a mio? tutti. Benissimo, benissimo Dado. Devo dire che questa puntata di oggi io la sentirò particolarmente, perché per me è stato il mio mentore del freddo, quindi ragazzi sono emozionato, non vedo l'ora di strappargli qualche altro consiglio al nostro super ospite. Sono molto Quindi non vedo emozionato l'ora. anch'io, anche perché è veramente una persona che è importante per tante cose che fa per se stesso e per gli altri soprattutto, e quindi presentiamo subito il nostro caro Leonardo Pelagotti. Ciao Leonardo, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti, come Ciao, state? ciao Teo. Molto bene, molto bene. Sei in un bellissimo posto, poi vediamo tra l'altro. Ci piace Sono in uno molto chalet di l'ambientazione. montagna dove abito e oggi nevica, nonostante sia già primavera. Oh, fantastico. Quindi il rapporto col freddo ne dobbiamo parlare subito, ma prima di questo io vorrei fare una brevissima introduzione, che non è tanto breve perché andando semplicemente sulla tua pagina Instagram si legge Inspire Potential Italia, Leonardo Pelagotti, istruttore master del metodo Wim Hof, istruttore master di Oxygen Advantage, fondatore di Inspire Potential, istruttore di yoga e Animal Flow e credo tante altre cose, perché so che sei anche un maratoneta, tra le altre cose ne parlavamo prima a microfoni spenti con il nostro Fiore. Io Sì. prima di entrare nel dettaglio di tutte queste bellissime cose che fai e capirne un po' meglio il significato, vorrei che ci raccontassi semplicemente la tua storia e come sei arrivato a diventare il Leonardo Pelagotti che fa tutte queste cose così intense. Grazie, grazie. Intanto va con piacere di potervi condividere un po' la mia storia, se può ispirarvi anche a voi. Cioè, Io ho iniziato nel 2016 a Parigi, dove vivevo e lavoravo, prima di essere qui in montagna dove vivo oggi. Ero ingegnere anch'io, come Fiore, lavoravo e vivevo a Parigi, avevo qualche difficoltà a gestire lo stress principalmente, e poi un sistema immunitario che non era al massimo, però diciamo che andava tutto bene, finché un giorno uno dei miei amici mi dice: "Guarda, c'è un metodo che potrebbe interessarti per risolvere tutti i tuoi problemi", al che io ho detto: "Guarda che io non ho problemi". Lui mi fa: "Ma come? Mi dici che non riesci a gestire lo stress, il tuo sistema immunitario, sei un po' ammalato, un po' qui, un po' là, a livello delle performance mi dicevi che sei infiammato se ti alleni troppo, che magari non recuperi non dormendo molto bene, che al mattino ti senti stanco, eccetera, eccetera". E in effetti era tutto vero, però per me era entrata a far parte di una normalità su cui mi ero abituato, e quindi non cercavo niente. All'epoca non cercavo nessuna soluzione, nessun rimedio. Ero stato ginnasta a livello nazionale per 15 anni, quindi avevo continuato poi col Kung Fu Shaolin fino alla cintura nera, e il movimento era un po' la mia ancora di salvezza. Io facevo sport, diciamo. Quando non stavo bene facevo sport, quando ero stressato facevo sport, quando ero stanco facevo sport. Ovviamente detta così non ha senso, però io facevo così. Quindi era un po' l'unico mio pilastro di salvezza, era il movimento e lo sport. Finché questo mio amico mi dice: "Guarda, c'è questo metodo che potrebbe farti del bene", e all'inizio io ho detto: "Non mi interessa", e questo è andato avanti per settimane, non è che subito mi sono interessato. E poi un giorno mi fa: "Guarda, ecco il libro, ti faccio il regalo, il metodo Wim Hof". All'epoca ovviamente era un libro in inglese, in Italia non penso che ci fossero già dei praticanti, magari qualcuno. Era il metodo Wim Hof, quindi un metodo su cui la persona che l'aveva fondato basava gli esercizi sul freddo, sul respiro e sulla forza della mente. E quando questo libro mi è stato dato, io ti confesso che non è che ero particolarmente entusiasta del freddo, sono italiano, sono cresciuto in Italia sul mare, poi lì ho vissuto all'estero per vari anni e vivo ancora all'estero, però il freddo non mi interessava particolarmente, anzi, diciamo che insomma ero abbastanza freddoloso. Ti faccio una domanda, Poi scusami, cosa sapevi Leo di questo metodo Wim Hof, di Wim Hof in senso in generale? quando mi ha dato il libro questo mio collega non sapevo niente. Infatti Ok. quando ho visto il libro m'ha detto: "È un metodo che ti può aiutare per lo stress, la salute, e c'è il freddo, il respiro e la mente", io ho detto: "No grazie". E all'inizio questo è stato per settimane e mesi forse. E è anche un po' la risposta che a volte posso sentirmi da alcune persone che magari mi dicono: "Guarda, ho questi problemi", e io dico: "Guarda,
ci sono delle soluzioni e gliene parlo e mi dicono: ah no, ma se c'è il freddo, se c'è il respiro, no grazie, non mi interessa. Poi magari in un secondo tempo si interessano oppure non si interesseranno mai. In ogni caso non conoscevo il metodo Wim Hof, all'epoca non era conosciuto come è conosciuto oggi, la terapia del freddo era poco utilizzata fuori dall'ambito medico specialistico, in alcune situazioni particolari, o allora in casi sportivi di alto livello che magari era utilizzato per il recupero. La respirazione era qualcosa più legato allo yoga, alla meditazione, magari alle emozioni, ma sicuramente non alla salute, o meno. Poche persone lo utilizzavano in quel senso lì, e la mente, sì, la forza della mente, essere capaci di uscire dalla zona di comfort, quello sì, però su altri ambiti, non su un ambito di una persona della vita di tutti i giorni che ha come problema quello di svegliarsi magari un po' stanco e di essere stressato per il lavoro e di ammalarsi troppo spesso. E quindi quando questo metodo mi è stato presentato, all'inizio non mi interessava, poi mi sono interessato per forza di cose, perché leggendo il libro ci sono molti campanelli che sono attivati, e poi un viaggio in Islanda che mi ha permesso di fare il primo bagno nel mare del nord, freddo. In una giornata un po' come qui oggi, fuori ci sono 3-4 gradi, neve, pioggia, anche lì in Islanda era così. Ho fatto il mio primo bagno in quelle situazioni e da lì è iniziato tutto il percorso. Ho iniziato a praticare questo metodo, ho iniziato a trasformarmi soprattutto, perché non è che a me interessasse un metodo perché aveva un nome specifico o perché c'era un esercizio specifico. Se mi interessava è perché mi dava dei risultati. Non stavo cercando un guru o un mentore o un coach, stavo semplicemente provando delle pratiche, e quello che mi ha colpito è stata l'efficacia di queste pratiche. In pratica, dopo qualche settimana mi sentivo talmente meglio che il mio pensiero è stato: non voglio ritornare alla mia versione di prima, non voglio. Wow. Come faccio? Perché non ho mica capito quali sono i segreti di questo cambiamento, sto solo facendo degli esercizi. Allora, quello che mi sono detto, vado a incontrare il fondatore di questi esercizi e gli chiederò una miriade di domande, così capirò. E è quello che ho fatto. Sono andato a vedere Wim Hof in persona, che faceva un corso, ho fatto un corso con lui, gli ho chiesto una miriade di domande e lui quello che mi ha risposto, in modo un po' ironico ma anche un po' orientale: fai il tuo percorso e capirai. In modo tale, cioè, in pratica non mi ha detto: guarda, ti stai trasformando perché il respiro ti aiuta così, il freddo ti aiuta così, quello che facevi prima di sbagliato era questo, ora fai questo di giusto. Non mi ha dato nessun consiglio specifico, mi ha detto: continua su questo percorso, pratica e capirai. E è quello che è successo, anche se lì per lì sono stato un po' sorpreso, mi aspettavo un po' più di aiuto. Però in realtà quello che mi ha detto mi ha aiutato, perché mi ha permesso di cambiare vita, mi ha permesso di cambiare molti aspetti della mia vita. E da lì è iniziato tutto il percorso, perché mi sono certificato per diventare istruttore di questo metodo, perché era l'unico modo per andare oltre. Non c'erano corsi in Italia o in Francia come oggi, quelli che potrei organizzare io, magari avanzati di una settimana, dove lì puoi proprio approfondire con la scienza, con la pratica. Non c'era niente di tutto questo. L'unica cosa che c'era era diventare istruttore e andare in Polonia, che è quello che ho fatto. Quindi sono andato in Polonia, mi sono formato con Wim nelle montagne della Polonia e ho cominciato a capire un pochino di cose. E da lì più capivo, più avevo delle domande. Cioè, non so se esiste una curva, non mi ricordo il nome, che sale all'inizio, c'è un apice e poi riscende, e la curva che ti dice: più avanzi con l'esperienza, più incominci a capire cose, più sai di non sapere. Ma all'inizio hai un picco, cioè all'inizio ti sembra di aver capito tutto con pochissime informazioni. Quindi all'inizio mi sono trovato dentro il metodo Wim Hof, avevo pochissime informazioni, ma pensavo di aver capito tutto. Poi quando ho incominciato ad andare avanti a fare il mio percorso, sapevo che in realtà ci capivo sempre di meno. Allora lì avevo bisogno di studiare con altre persone, con altri metodi, in altri paesi, in altre lingue, e è iniziato un po' il mio viaggio. Poi non è che mi sono spostato, però andavo a fare delle formazioni, il viaggio era un viaggio interno di formazione, di pratica, e mi sono formato subito dopo alle tecniche di respirazione dell'Oxygen Advantage di Buteyko, poi mi sono fermato allo yoga, mi sono formato al movimento con l'Animal Flow, mi sono formato al breathwork e non ho mai smesso.
mi sono formata alla filosofia, agli stoici, al buddismo tibetano, eccetera, eccetera. Cioè, è stato proprio un viaggio che mi ha lanciato in qualcosa di diverso, e ho scelto quindi di orientare anche le mie energie e il mio tempo in modo diverso. Se prima studiavo l'ingegneria e il mio tempo libero lo dedicavo magari agli studi sul mondo dell'energia in cui lavoravo, e a continuare a approfondire le mie conoscenze tecniche e scientifiche sulla matematica, sulla fisica di quello che facevo, ho proprio avuto un cambiamento, e tutta la mia energia, tutto il mio entusiasmo e tutto il mio tempo è stato dedicato e ancora lo è, alla ricerca della comprensione di questi metodi, di queste discipline e dei principi comuni che esistono per capire come noi siamo fatti, e cercare un po' di spiegare il manuale del corpo umano, tra virgolette, non solo il corpo, ovviamente il cuore, la mente, mettiamoci tutto dentro, un manuale per capire come funzioniamo. E una volta che capisco come funziono, lì diventa l'elemento più importante e più interessante, perché mi permette di andare a scegliere in modo personale quelle tecniche, quei metodi, quelle cose di cui ho bisogno in un momento specifico. E quindi ecco, questo per darvi un po' la mia storia, per non entrare poi troppo nei dettagli, ma di farvi capire anche quello che sto vivendo oggi, al di là di un metodo o di un esercizio, cercare di avere una formazione eclettica e olistica su tutto quello che esiste, dal passato alla tradizione, alla scienza moderna, per cercare di mettere insieme una comprensione globale 360 gradi di questo essere che noi siamo: corpo, energia, mente, emozioni e spirito, se volete, perché è anche un lavoro materiale e spirituale, che secondo me deve essere totalmente congiunto, che è un po' quello che mi ha spinto a fare poi Inspire Potential, l'Academy Inspire, e a fare corsi che faccio, i libri che ho scritto. Ecco Leo, io mi ritrovo adesso nella tua situazione, da che pensavo di sapere su di te, adesso ho mille altre domande e curiosità, perché veramente hai detto una serie di cose che sono, credo, davvero illuminanti. Okay. Volevo cominciare innanzitutto con questo, poi lascio la parola anche al nostro caro Fiore. Hai parlato spesso della parola trasformazione, cambiamento, anche sul sito che mettiamo subito online, inspirepotential.com. Io leggo che tu ed Elise, la tua compagna, giusto? Di lavoro, sì. Perfetto. Soci di Leonardo ed lavoro, sì. Elise ti aiuteranno a subire una vera e propria trasformazione, a riprendere il controllo della tua mente, a rafforzare il tuo corpo e a imparare a respirare di nuovo per poter vivere appieno la tua vita ogni giorno. Allora, sono una duplice domanda. La prima è la spiegazione di questa trasformazione, cosa intendi, cosa intendete? E poi quel click che hai fatto evidentemente, perché questa ricerca che serve a te stesso per migliorare come sotto tutti i punti di vista, come ci hai spiegato, hai voluto poi a un certo punto metterla a disposizione delle persone che incontri, quindi anche una voglia di contagiare le altre persone con questa consapevolezza e conoscenza. Sì, sì, assolutamente. Come trasformazione dietro ci possiamo mettere tante cose, però in primis direi proprio il livello di energia, il livello di salute, la fiducia nelle proprie capacità, sentirsi meno limitati e più capaci di affrontare le sfide della vita di tutti i giorni, e scoprirsi un po' per chi noi siamo, tramite il contatto con la natura, il contatto con queste pratiche, ma anche il contatto con gli altri. Quindi mi rimando un po' ai vari strati di noi stessi. Ecco, una trasformazione sulla nostra energia, sulla nostra salute, una trasformazione sulle nostre emozioni, come le viviamo nella vita di tutti i giorni, una trasformazione nel nostro modo di vedere anche il nostro quotidiano. Questo può sembrare un po' eccessivo e esagerato quando si parla di un corso dove si respira, si fa freddo, si va in montagna in natura, però è proprio quello che succede quando si vivono questi stage immersivi. Ovviamente ognuno di noi ha come si dice, una sensibilità particolare a quella che è la sua trasformazione. Se c'è una persona che cerca la salute, magari sarà sensibile al fatto di sentirsi meglio, più sano. Se c'è una persona che cerca più contatto con le sue emozioni, sarà magari di aprire il cuore e sentire che sente delle cose, che riesce a esprimerle. Se c'è una persona che vuole cambiare vita a livello pratico, lavorativo, ci sono tanti elementi di trasformazione, però per me è
arrivare e ripartire diversi da queste esperienze, da questi corsi. E ormai, vabbè, lo faccio dal 2017, quindi di corsi ne ho fatti varie centinaia, non so se ne ho fatti più di 500, quindi di persone che sono passate sono più di 10.000, quindi ne ho visti tanti e so che questa cosa esiste e è possibile. E questo è il primo passo. Poi il secondo passo è di accompagnarle anche in questo percorso, che una volta che inizia, l'obiettivo è anche quello di farlo vivere. E sappiamo tutti che poi la vita di tutti i giorni, le cose che ci succedono magari ci ritirano verso qualcosa di meccanico che già conosciamo, un passato, perché semplicemente lo conosciamo, è più semplice da ripetere, quindi magari non riusciamo a liberarci dalle catene del passato per creare un nuovo futuro di noi stessi, una nuova versione di noi stessi. Quindi c'è anche poi l'accompagnamento, e per quello che ho creato l'Academy Inspire, dove con la certificazione dei coach o delle persone che seguono poi anche altre persone per aiutarle, perché ovviamente tutto quello che ho fatto io non è possibile, cioè non l'avrei potuto fare da solo. Ho sempre avuto delle persone a fianco a me che mi hanno guidato. A volte mi hanno guidato per un momento specifico, a volte mi hanno guidato per tanto tempo di seguito e a volte mi guidano ancora. Quindi quello è anche importante, l'evento di trasformazione e il percorso poi da seguire. E la seconda domanda che mi dicevi, non mi ricordo più che cos'era, riguardo alla trasformazione. Il fatto che hai voluto trasformare, cioè prenderti cura delle altre persone, quindi non solo una cosa che riguardava te stesso, ma gli altri. Condividere, sì. Allora all'inizio è proprio quando ti succede qualcosa e che ci stai meglio e che sei... Io ho una natura entusiasta, quindi quando vivo questa cosa qui ho voglia di dirlo, di condividerlo, perché le altre persone condividerlo per sentire che è ancora più vero nella nostra esistenza, quindi questa condivisione alle altre persone. All'inizio è proprio andata così, famiglia, amici, colleghi, guarda c'è questa cosa, vuoi provare? Poi da lì la condivisione è diventata più strutturata, quindi magari ero io che strutturavo l'ambiente, lo scenario, il corso per provare queste cose, e quindi poi sono diventati dei corsi e dagli amici poi sono diventate persone che non conoscono, che vengono per vivere queste esperienze. Però è vero che tutto questo è un percorso sia individuale, perché dobbiamo viverlo all'interno di noi stessi, non c'è nessuno che lo può fare per noi, ma allo stesso tempo di farlo e di condividerlo con altre persone è qualcosa che ci dà molta forza e anche molta perseveranza, come fare un podcast da solo o a due, cioè, è un'altra cosa, c'è qualcosa che si deve fare da soli sicuramente, ma quando si condivide c'è un elemento di dinamica, di forza, di voglia, e quindi in queste pratiche è la stessa identica cosa. E quindi farsi anche circondare da persone che praticano questa visione del mondo, questi esercizi, queste tecniche, questa voglia di cambiare, è qualcosa che ci tira verso l'alto. E quindi io stesso, creando queste esperienze di condivisione, sono sostenuto da queste esperienze, perché sono in una posizione in cui continuo a dover imparare e praticare per continuare in questo percorso. Quindi ecco, la condivisione è partita da me, ma allo stesso tempo poi si mantiene anche grazie al fatto di condividerlo con gli altri. Io sono profondamente grato, Fiore, al nostro progetto Benessere e le vie dell'armonia, perché ci dà la possibilità di ascoltare questa meraviglia di parole che ci ha appena comunicato Leonardo. Grazie davvero di cuore. Fiore, a te la parola per proseguire la nostra chiacchierata. Allora, faccio una premessa, diciamo, Leo, diciamo, è il mio mentore che mi ha messo per la prima volta nel freddo, perché io, diciamo, eravamo abbastanza nemici con il freddo, soffrivo tantissimo. Poi l'ho visto su YouTube, l'ho studiato, eccetera, da lì sono arrivato, quindi mi ha immerso nel bagno di ghiaccio. È stata un'esperienza veramente incredibile e devastante. Leo, io volevo farti una domanda, perché prima mi piacerebbe sapere come sei arrivato a pensare alla tua accademia, quindi Inspired Potential, quindi che cosa ti ha portato a pensare a quel tipo di accademia. La seconda è se hai mai lavorato con i bambini. Mi piacerebbe sapere l'esperienza che tu hai con i bambini. Ecco, queste due domande per iniziare mi piacerebbe saperle. L'accademia è stata una richiesta dei miei studenti che all'inizio ignoravo, e poi a un certo punto mi sono detto sì, è lì dove voglio andare, mi fa piacere e voglio passare più tempo con delle persone che hanno voglia di formarsi con me,
e integrare il mio approccio, le mie conoscenze e creare una family o una tribù, in funzione di come vogliamo chiamarle. A volte ci chiamiamo family, a volte ci chiamiamo tribù, perché in effetti questi metodi sono metodi che hanno delle tecniche, però non è che basta una tecnica e un metodo, abbiamo bisogno anche di vivere un processo e abbiamo bisogno anche di viverlo con i nostri colori, con la nostra energia, con le nostre particolarità. E quindi quello che vivo io, che faccio io, che trasmetto io, è qualcosa che ha ispirato vari dei miei studenti, chiedendomi di poter essere formati per fare anche loro queste cose. E quindi essere capaci di utilizzare questi strumenti come lo faccio io per guidare altre persone. E è vero che me l'hanno chiesto da tanti anni e poi dopo un certo numero di anni mi sono detto sì, mi sembra che sia una buona cosa creare questo ambiente insieme dove ci formiamo, io vi formo ma anche voi mi formate, perché lo scambio tra la persona che trasmette e la persona che riceve è bidirezionale, quindi siamo tutti maestri e allievi in ogni situazione e quindi sì, l'ho creato in Francia, ora lo sto creando anche in Italia e l'obiettivo è anche quello di permettere di divulgare di più queste tecniche, questi metodi, questa conoscenza che nonostante non sia nuova, non l'ho inventata io, non è che sia così conosciuta e così utilizzata nel mondo di oggi. E nel mondo di oggi c'è parecchia utilità. Ecco, se non ci fosse utilità, uno potrebbe anche dire, ma insomma faccio altre cose, però in realtà c'è davvero un'utilità. Nelle problematiche del mondo di oggi, del mondo moderno, del mondo dell'abbondanza, del mondo dell'eccesso di comfort, sono cose molto utili. Magari nel passato c'era meno, 100 anni fa, diciamo, c'era un'altra vita, quindi altri bisogni. E nel futuro non lo so, magari tra 30 anni vivremo proprio un altro mondo. Ma oggi, nel 2025, se guardiamo la Francia, se guardiamo l'Italia, c'è una vera necessità e quindi possiamo fare del bene facendo quello che facciamo. Quindi non solo ci fa bene a noi, ci divertiamo, ma fa bene anche alle persone che vengono. Quindi esiste un'utilità di quello che facciamo. Quindi mi sono detto, ok, le persone vogliono imparare, in più è utile, ok, andiamo. Quindi questa è stata la genesi, soprattutto con la Francia, e ovviamente poi con i miei studenti anche in Italia, perché io faccio tante cose in Francia, ma anche qualcune in Italia, e mi hanno detto, va, a noi. E quindi con l'aiuto di uno dei ragazzi francesi, cioè uno dei ragazzi formato in Francia, ma che è italiano, ora stiamo lavorando anche sull'Italia per permettere lo stesso progetto dell'Academy di svilupparsi anche in Italia e quindi di avere altri coach dell'Academy insieme a me per creare varie esperienze, perché ovviamente il limite poi era stato che io non potevo più fare abbastanza corsi, le persone mi chiedevano vieni qui, vieni là, quel weekend, quello là, e a un certo punto non era più possibile, quindi l'idea anche di poter toccare più pubblici e più persone. E poi questo si collega anche alla domanda sui bambini che mi hai fatto. Io ho lavorato con dei bambini perché sono venuti a dei miei corsi con le loro famiglie. Per esempio, una bambina o un bambino di 8-9 anni, ne sono venuti tanti. Più piccoli, no, non ho mai avuto, sono un po' l'età limite per poter partecipare ai miei corsi. E ho visto che anche loro sono molto reattivi, cioè rispondono molto bene a questi esercizi, al freddo, al respiro, al lavoro con la natura, al lavoro col corpo, alle sfide, più di quanto potremmo aspettarci. E uno dei miei coach dell'Academy Inspire in Francia, lui è professore di educazione fisica a scuola in Svizzera e lui introduce questi esercizi, principalmente la respirazione, ma lavora un pochino anche col freddo, ai suoi allievi a scuola che hanno tra 8 e 12 anni e i risultati sono sorprendenti. Davvero i bambini danno un riscontro positivo, veloce, rapido, integrano, gli fa bene. È una cosa molto bella da vedere, questo sul respiro, su cui lavora. Quindi questa è un po' la mia esperienza, però non mi sono mai specializzato solo nel mondo dei bimbi, ma c'è tanto lavoro da fare anche a livello dei bimbi e già iniziare con dei piccoli esercizi sul respiro, dei piccoli esercizi con lavoro con gli elementi,
ovviamente non trascurare il movimento, quello deve continuare a far partire tutto il resto, però introdurre più consapevolezza sul mondo del respiro, più consapevolezza sul mondo del lavoro con gli elementi. Quando parlo di elementi ci metto il freddo, ci metto il caldo, ma ci possiamo mettere anche la luce, il sole, la montagna o il mare, insomma il contatto con la natura in tutte le sue forme è molto importante. E quindi sì, niente di nuovo in realtà rispetto a quello che l'uomo ha sempre conosciuto e fatto, però in modo più intelligente e consapevole, perché oggi siamo davvero separati dalla natura. Non è che vogliamo esserlo, è che viviamo in un mondo che ci spinge a essere separati. Per esempio il fatto di lavorare dietro un computer in una stanza potrebbe sembrarci normale oggi, al mondo d'oggi, nel 2025. Ok, c'è una casa, c'è una stanza, c'è un computer e passi la giornata dietro un computer in una stanza. Non c'è niente di male di per sé, però quando ci pensiamo un attimo, noi siamo stati scollegati dalla natura tutto il giorno. Perché una stanza dietro un computer, anche se sei in uno chalet di montagna, come sono io, non sei collegato alla natura, perché non sei collegato al freddo, al caldo, al vento, al sole, all'umidità, non ti muovi, eccetera, eccetera. Quindi c'è un bisogno di ritornare collegati agli elementi della natura, e questo si può fare anche in vari modi. Per esempio, si può essere semplicemente un po' più legati alla natura stando a casa, aprendo la finestra, per esempio, scaldando meno, lavorando, magari muovendosi ogni 10 minuti, o lavorando su un tapis-roulant o in bicicletta, fare le riunioni muovendosi. Ecco, ci ho pensato di fare il podcast camminando fuori, ma sta nevicando, piovendo, quindi non lo faccio. Però in questa stanza ci sono 7 gradi, 8 gradi, quindi sono comunque attivo, il corpo sta lavorando. Ecco, sono tutti elementi che secondo me si possono introdurre già da una giovane età, e i bambini sono capacissimi di adattarsi. Cioè, se ho un bambino che viene in questa stanza, dice sono 8 gradi o 10 gradi, dice ok, fa fresco, lui si muove, chi se ne frega. Se ci mette un adulto che è abituato a stare al caldo, non che ci sia niente di male, dice cavolo, ma c'è freddissimo in questa stanza, non ci si può stare. E bisogna anche ritrovare un po' le abilità del corpo di essere collegati agli elementi, alla natura, e i bambini sono capacissimi, quindi perché no lavorare con loro, ma mettendo un elemento di gioco, quindi poi quella è anche un po' la voglia di ciascuno. Una curiosità, Leonardo, scusami, abbiamo parlato prima di Wim Hof, che ormai la maggior parte del pubblico, anche coloro che ci ascoltano, sicuramente conosceranno, ma tu che l'hai conosciuto da così vicino, quali sono le particolarità di quest'uomo? Cosa ci racconti di Wim? Che cosa ti ispira in particolare di questa persona? Allora, Wim, quello che mi ha coinvolto quando l'ho conosciuto è proprio stata la sua semplicità, autentico, semplice, col cuore aperto, accessibile, una persona dedicata a quello che faceva, che non calcolava le ore di lavoro, era proprio spassionatamente benevolo e generoso, e mi è piaciuto molto. Poi lavorando con lui ho capito che in effetti aveva avuto accesso col suo percorso a certe esperienze, certi insegnamenti che gli avevano permesso una trasformazione interna, una trasmutazione interna, che lo rendevano in effetti diverso. Ha un'energia, difficile spiegarvi concretamente, ma si sente proprio che ha un'energia molto elevata, molto alta, che ha a disposizione proprio tanta energia, che è qualcuno di molto dinamico, di forte, non ti lascia indifferente quando sei vicino a lui, e queste risorse lui le sa utilizzare. Ora, non sto dicendo che è qualcuno di magico o è illuminato. Ovviamente resta una persona normale che ha le sue sfide, però questa cosa di essere vicino a lui e sentire questa carica permette alle persone intorno a lui di utilizzarla. E quindi io, quello che avevo vissuto era stato qualcosa dell'ordine, non conosco, però il semplice fatto di essere con lui posso farlo già. Questo è qualcosa che mi ha stupito. E poi è qualcuno che è un po' scollegato dalla realtà un po' moderna, per quanto riguarda il comfort, per quanto riguarda il denaro, per quanto riguarda la fama o il successo. Non ne frega niente, gli fai un regalo, lo butta via dopo 2 minuti. Fa un video, non sa neanche se è stato pubblicato o no dalla sua azienda,
fa un corso, non sa neanche se lo sta facendo gratis, ci perde dei soldi oppure lo pagano. È qualcuno che lo fa perché vuole farlo, e se qualcuno gli chiede l'aiuto, lo aiuta. Poi ovviamente questo è il WIM che io ho conosciuto, l'azienda è un'azienda, quindi poi quello che c'è dietro è tutto un altro Certo. mondo. Però WIM non è neanche nella sua azienda, per farvi capire, cioè non è neanche lui che segue queste cose, ha delegato tutto alla sua famiglia e ai suoi figli, che gestiscono le cose pratiche, perché lui le cose pratiche non gli interessano. Quindi se non ci fosse stata l'azienda oggi magari non ci sarebbe neanche il metodo, perché lui è proprio talmente, è più orientale, sarebbe magari stato in natura con delle persone vicino a lui per condividere e praticare, ma non avrebbe mai strutturato gli elementi di condivisione con altre persone, con il mondo. Quindi c'è anche un elemento positivo a quello che ha fatto l'azienda dietro, però ovviamente il personaggio di Wim Hof è qualcosa che esce un po' dal mondo e che sorprende, quindi anche tutto quello che ha fatto, tutti i record, i Guinness World Record del mondo che ha fatto, tutte quelle cose pericolosissime che ha fatto un po' con il suo stile, è un personaggio sì, che non si prende molto sul serio neanche lui, quindi è forte, che nei corsi che facevamo in Polonia lui prendeva la chitarra e incominciava a cantare, a suonare, anche se non è che fosse particolarmente bravo, e magari faceva questo per 3 ore e noi eravamo lì, dicevamo cosa sta facendo? Quindi alla fine con quella sua energia anche noi cantavamo, ballavamo, magari eravamo arrivati lì da dei viaggi lunghissimi e ci aspettavamo che ci facesse una spiegazione di come fare, come stare nel freddo per 10 minuti, e lui si metteva lì con i tamburi, ti faceva ballare, poi diceva ok, ora andiamo nel lago e ci stiamo 10 minuti. E io dicevo, non mi ha insegnato niente. Sì, ma andiamo. Cioè, è un personaggio così, quindi ha i suoi pregi e poi anche le sue difficoltà. E infatti non tutte le persone sono stati capaci poi come dire, di continuare su quel percorso, alcune sono rimaste traumatizzate, però alcune che erano sensibili hanno tratto da questa energia un'ispirazione, io ne faccio parte, per poi continuare su dei percorsi personali, come Wim poi mi ha sempre incoraggiato a me di andare avanti con Inspire, di creare anche tutto quello che faccio con la Francia e l'Italia, e non di continuare solo a fare un metodo, ma di impararne tanti e di farlo anche a modo mio. E quindi questo è molto, io lo rispetto e lo apprezzo, e faccio la stessa cosa con i miei coach. Li formo, gli dico ok, facciamo parte di una family, di una tribù, però ovviamente continuate a formarvi e portate la vostra energia, il vostro colore, non diventate delle copie di me stesso e non fate tutto quello che faccio io uguale tale quale, perché sennò mi state semplicemente copiando. Io quello che vi do è per voi, per diventare chi dovete essere e condividere quello che volete condividere, magari con un'energia comune, con un rispetto comune, citare da dove venite, quello sì, ma non fare uguale. E quindi questo l'ho preso proprio da Wim, perché dalla prima volta che l'ho incontrato mi ha detto fai il tuo percorso, diventa chi devi essere, distruggi tutte le barriere che ti stai mettendo mentalmente e esplora. Io apprezzo, e in pratica mi ha detto diventa tu stesso la tua propria fiamma, alimentati da solo, non contare che un'altra persona ti alimenti per essere solo legato alla sua energia. E quindi è profondamente spirituale come persona. E ecco, oggi poi è in un'altra fase da quando l'ho conosciuto io, ormai quasi 10 anni fa, perché comincia ad avere una certa età, magari rallenta un pochino e ha voglia anche di occuparsi un po' più della sua famiglia. Però ecco, quando l'ho incontrato io era un po' nel pieno della sua vitalità di condivisione. Ok. E Leo, scusami, hai parlato spesso, è venuto fuori la parola spiritualità. Abbiamo parlato di come sai agire con i tuoi strumenti, con gli strumenti di cui stai prendendo sempre più consapevolezza su mente e corpo, ma poi c'è anche, hai usato la parola anche energia, insomma l'anima. Quindi vorrei capire il tuo rapporto con la parte più eterea del nostro essere umani, e hai parlato anche di buddismo tibetano prima, e soprattutto come comunichi questi aspetti al resto del mondo, nel senso alle persone che incontri, che poi magari possono essere a volte anche diffidenti o non credere in determinate cose o storcere il naso se si sente parlare appunto di determinati argomenti.
Certo, intanto io condivido semplicemente la mia visione delle cose e quello che per me è giusto di sentire e di dire, senza imporre niente. Questo è importante. Anche nelle mie comunicazioni a persone che non conosco, non parto subito su argomenti esoterici perché non voglio neanche andare lì dentro. Partiamo da delle cose concrete e pratiche che sono vivibili e comprensibili, perché io stesso vengo da lì, voglio dire, sono di formazione ingegnere, ho 2 lauree in ingegneria energetica e nucleare e sono abbastanza concrete e io stesso quando mi sono approcciato per la prima volta a questo mondo e Wim diceva chakra, mi faceva storgere il naso perché non conoscevo, non faceva parte della mia cultura e quindi non conoscendo, non facendo parte della mia cultura, per me non esisteva. E quindi quando qualcuno mi diceva che era il suo metodo di rappresentazione del mondo, non era il mio, c'era un clash. Quello che cerco di fare oggi è di unire vari metodi di rappresentazione del mondo, trovando delle analogie, degli esempi, o magari facendo capire che parliamo della stessa cosa con un linguaggio diverso. Okay. E, per esempio, no, prendete 2 lingue, parlate dello stesso elemento, la tavola, ma si dice in modi diversi. Se uno te lo dice in russo e uno in italiano, magari non capite che state dicendo la stessa cosa. Però quando uno ti dice che l'equivalenza esiste tra le 2 lingue per indicare lo stesso elemento, allora sì, stiamo parlando della stessa cosa. Quindi io cerco anche di fare quello unendo scienza e tradizione, che è qualcosa che mi appassiona in ogni caso. Studiare quello che è le tradizioni antiche, orientali e occidentali e vedere come la scienza oggi può spiegarle. Non sempre, però varie volte ci sono delle spiegazioni dietro che la scienza incomincia a avere per cose antiche. Quindi questo è un po' il mio approccio. E poi chiaramente proprio partendo da un mondo che per me era un mondo scientifico e materiale, senza togliere niente a questa parte, mi sono reso conto che dovevo cercare di spiegare degli elementi da un punto di vista scientifico e materiale per delle persone che potessero capire, per poi magari che loro stesse capiscano che magari c'è qualcos'altro che io non ho detto, ma che loro hanno vissuto e che gli aprono una visione di qualcosa perché l'hanno vissuto, non perché gliel'ho detto io. E quindi questo è proprio il mio approccio. Nei corsi magari a volte faccio allusione alla mia visione del mondo, che è una visione materiale e spirituale insieme. Cioè, per me il mondo è sia materiale, chiaro, ma anche spirituale. Quindi faccio allusione alla mia visione del mondo. Non la nascondo. È la mia, penso che sia giusto condividerla, ma non dico che deve essere così. E loro poi la vivono in modo diverso, quindi per esempio in una respirazione magari dico l'energia, magari loro, non so, questo termine non gli parla, però durante la respirazione alla fine sentono che vibrano come se avessero dell'energia, magari sono loro a capire che quel termine che ho utilizzato possono adottarlo. No, non c'è nessun insegnamento filosofico o religioso o spirituale propriamente detto. Io parto dalla pratica, dall'esperienza. Okay. Quello che si apre in termini di comprensione deve venire da quello che le persone hanno vissuto. E credo che sia giusto che ognuno prenda quello che ritiene giusto di prendere. E se è un esercizio concreto, il protocollo per fare il bagno freddo, che prendano quello. Se la persona ritiene che dopo questo corso invece quello che è importante per lei è cambiare la visione del suo potenziale, che è qualcosa di molto più etereo, non possiamo definirlo come un'equazione matematica, che prenda quello. Quindi è abbastanza aperta la cosa. Infatti nei miei corsi ci sono tutte le figure professionali, tutte le forme di pensiero. Posso avere un medico, un ingegnere che hanno una visione molto più razionale e scientifica e posso avere magari un istruttore di yoga, un insegnante di meditazione o una persona spirituale, poco importa. Può esserci un bambino che magari non capisce gli elementi scientifici e una persona che magari ha già vissuto la sua vita molto saggia, che ha una visione del mondo totalmente diversa. E secondo me quello che facevo prima era cercare di dare proprio un inizio, un input in funzione del contesto. Se sono in Italia cercherò di spiegare quello che stiamo vivendo con qualcosa che gli italiani possono capire. Se sono in Francia lo farò in Francia. E penso che sia giusto far così, però allo stesso tempo non nascondo la mia visione delle cose. Se ho voglia di dirlo in un certo modo lo faccio, però cercando di trovare un argomento di spiegazione. E sono stato 2 mesi in India e in Nepal, sono tornato qualche giorno fa e ovviamente là
cioè, non ho mai avuto la spiegazione scientifica quando mi dicevano fai questo esercizio, sentirai l'energia e magari il movimento dell'energia nei tuoi chakra. Non è che dietro mi volevano dire no, ma lì dietro c'è un organo del sistema endocrino e questo potrebbe essere l'elettricità del sistema nervoso. No, non facevano così. In India dicevano come era la loro visione. Per me era anche bello cercare di capire qual era la loro visione e vedere come corrispondeva anche con quello che sapevo io, che capivo io. Quindi in varie parti del mondo, diciamo, che quello di cui stiamo parlando oggi potrebbe essere davvero molto diverso. Cioè, in Italia, in Francia, ci chiediamo come facciamo a parlare di qualcosa di etereo, magari un po' più spirituale in un mondo materiale. Andiamo in India e in Nepal e la domanda è inversa. Come facciamo a trovare degli elementi un po' più concreti nella nostra vita per essere meno con la testa nel cielo e magari pensare meno alle preghiere? È la realtà, è la realtà. Quindi quando ci rendiamo conto che le persone del mondo vivono in modo diverso e vedono il mondo in modo diverso, magari noi diciamo ok, forse la mia visione del mondo è una visione del mondo, può essere interessante vederne altre. Quindi è quello che propongo anche nei miei corsi. Grazie Leo. Fiore, a te la parola, vai. Leo, un'altra domanda. Abbiamo parlato di stress, stanchezza, di mancanza di vitalità, perché ormai siamo tutti soppressi da questa vita che io dico sempre che la vita ci sta correndo di fianco e non ce ne accorgiamo. Se volessimo dare un primo approccio alle persone per avvicinarsi all'accademia, non parliamo del metodo Wim Hof che ormai è diventato una parola commercializzata, ma proprio l'Accademia Inspire. Diamo qualcosa di pratico per dire ragazzi va bene, cercate di approcciarvi in questo modo, cercate di fare questo, cercate di avvicinarvi così al freddo, oppure riusciamo a dare qualche consiglio un po' più pratico per queste persone, per iniziarle a fare capire che non esiste solo corro, lavoro, soldi, ma si può fare anche un 10 minuti di qualcosa che può portare un benessere. Sì, bisogna proprio iniziare da lì, voglio dire, soprattutto se non abbiamo una pratica, bisogna iniziare con una piccola pratica, magari 10-15 minuti al mattino, e è quello che ho fatto io. Cioè, all'inizio non avevo una routine, o meglio, avevo una routine, ma inconsapevole e meccanica. La mia routine era la seguente: mi svegliavo, facevo colazione, andavo al lavoro, accendevo il computer, guardavo il telefono, è una routine. Però Sì, certo. meccanica, inconsapevole, era quello che facevo io al mattino. E ho cambiato questa cosa con 15 minuti di respirazione doccia fredda. Una piccola respirazione e una piccola doccia fredda. Quindi questo è semplicemente un approccio che potrebbe essere un approccio per la maggior parte delle persone. Ora, detto così è un po', come dire, Sì. bisognerebbe adattare un pochino. Non abbiamo Certo. proprio tutti gli stessi bisogni e non partiamo tutti dallo stesso punto. Se una persona è già attiva, sportiva, consapevole e fa un sacco di cose, magari la sua routine iniziale sarà magari un esercizio di respirazione un po' più approfondito, magari un po' più completo. La tecnica col freddo che può fare, magari invece che una semplice doccia fredda, può essere una doccia alternata, magari un bagno in natura, in funzione anche della sua salute, del suo tempo. E se una persona invece magari non conosce proprio, inizierà da un piccolo esercizio di 5 minuti di respirazione come una tecnica base e magari alla fine di una doccia calda metterà un po' di acqua fredda sul corpo per 30 secondi. Ecco, bisogna iniziare in modo anche coerente con noi stessi e senza mettersi troppo in difficoltà. Ecco, bisogna espandere la nostra zona di comfort senza distruggerla, perché sennò poi andiamo nello stato di stress. Che è quello che vogliamo evitare. Un'altra domanda. Sfattiamo questo mito, che tu l'hai dimostrato già 2 volte, dove la maratona va corsa con la bocca, respirando con la bocca. Io l'ho sempre detto, ne ho fatte diverse anch'io respirando esclusivamente con il naso, non avevo la videocamera perché lo facevo per me stesso, quindi ma non quando lo dicevo passavo sempre per ormai sono abituato a ti stai dicendo una stupidata, è impossibile perché quando subi guarda che i polmoni sono dei muscoli che noi possiamo allenare semplicemente.
Ci puoi dire la tua esperienza di questa maratona corsa ad una velocità anche abbastanza sostenuta, insomma sotto le 3 ore e 10 se non ricordo male, fatta esclusivamente respirando dal naso, quindi si può fare. Sì, si può fare. Se l'ho fatto io si può fare, perché io non sono un corridore, quindi vi dicevo ero ginnasta, poi ho fatto Kung Fu, non ho mai corso in vita mia fino quando ho avuto 30 anni, penso che ho fatto le prime corse, quindi, ma corsette, cioè 5 chilometri, 10 chilometri. E ho fatto la prima maratona 2 anni fa e l'ho fatta sempre con lo scotch sulla bocca, respirando solo dal naso e con pochissimo allenamento, praticamente niente. Era stata una sfida mia per dire che il respiro era già sufficiente per poter correre, ma non correre bene o veloce, ma ho fatto questa prima sfida. E poi l'ho rifatta l'anno scorso, con sempre lo scotch sulla bocca, ma un allenamento, che bisogna farlo con l'allenamento, un allenamento fisico e un allenamento di respirazione. E sì, l'ho corsa in 3 ore e 9 minuti, e respirando solo dal naso e stando bene, cioè terminando stando bene. Questo com'è possibile? È possibile perché l'ho fatta stando in una zona in cui il corpo era ossigenato dall'inizio alla fine, e uno sforzo più o meno aerobico, poi alla fine magari si va un po' più nell'anaerobico, cominciano a esserci la fatica muscolare, ovviamente la degradazione delle condizioni biochimiche, eccetera, eccetera. Però se il corpo è ossigenato a livello muscolare e è allenato a livello delle strutture, ma in realtà correre, anche se si corre a lungo, non è poi così difficile, non è poi così traumatizzante. E la prova lo sono io, perché io non sono un corridore. Se potete chiedere a uno dei miei amici dell'università, quando ci allenavamo insieme, io gli facevo fare i piegamenti, gli facevo fare gli addominali, cose da ginnastica, no? E loro mi dicevano, dai, oggi andiamo a correre 5 chilometri. E io 5 chilometri non li potevo correre, cioè stavo male, mi piegavo in due, avevo l'aria, come si chiama, appunto, dolore alla milza, che poi non è il dolore alla milza, ma avevo male alla pancia, mi fermavo, cioè, dicevo, ma come fate? Sentivo il cuore che esplodeva, bruciava la trachea, e respiravo dalla bocca, non sapevo far niente. Mi dicevano, ma tu sei un ginnasta e tutto, non riesci neanche a correre, che cos'è sta storia? E avevano ragione, perché non avevo mai allenato la capacità respiratoria del mio corpo, perché nella ginnastica la capacità respiratoria non è un elemento essenziale. Sarebbe meglio avercela, però se non ce l'hai, ce la fai lo stesso. E quindi invece poi nel tempo, quando ho incominciato a lavorare sul respiro, mi sono reso conto che lavorando sul respiro le mie capacità sportive di recupero, di esplosività, di endurance aumentavano senza allenarmi di più. E dice, ma bene, bello, ma com'è possibile? Poi studiando il respiro ho capito che era legato alla capacità aerobica, al VO2 massimo, al recupero, eccetera, eccetera. E quindi mi sono detto, mi do una sfida su me stesso e applico gli esercizi di respirazione che io faccio perché lavoro sul respiro, specifici alla corsa, allo sport in cui sono più scarso praticamente. E perché tra l'altro Fiorenzo non sapevo neanche correre, cioè non era proprio una questione di non avevo mai corso, ma non sapevo neanche correre. E saper correre è qualcosa, cioè voglio dire, difficoltà a trovare il ritmo, cioè non sapevo correre, ok? E quindi mi sono detto, ok, mi do questa sfida, applico la respirazione proprio per allenare la capacità di endurance e quindi sono stato capace di fare questa maratona respirando solo dal naso, che è, il naso è l'organo di entrata e di uscita fatto nel nostro corpo per respirare, cioè non serve a nient'altro praticamente che, sì, i profumi, ovviamente uno dei sensi, però riguardo alle funzioni del nostro corpo, il naso è per respirare, la bocca è per mangiare e bere, ok? Quindi se non sappiamo utilizzare la porta di ingresso e di uscita, già abbiamo una difficoltà. Quindi la prima cosa è stata lavorare sull'apertura e il funzionamento delle vie respiratorie superiori nasali. Il secondo è stato come utilizzare i muscoli della respirazione per riempire pienamente la mia capacità polmonare, il diaframma, gli intercostali, gli ausiliari della respirazione, in modo tale che quando io corro utilizzo la mia capacità polmonare e non utilizzo una piccola parte
perché non so utilizzarla. Perché sennò sarebbe come avere un corpo di un adulto con i polmoni di un bambino. Non si va molto lontano, allora sì, diventa difficile correre. Ma io ho i polmoni di un adulto e il corpo di un adulto, però devo saperli utilizzare. Quindi c'è la parte biomeccanica. Quindi abbiamo la parte ingresso, uscita, condizionamento dell'aria, con le condizioni di umidità, di temperatura, di ossido nitrico, eccetera, eccetera, che dà un elemento biochimico e di condizione necessaria ma non sufficiente a una buona respirazione. L'elemento poi meccanico significa essere capaci di utilizzare tutta la nostra potenzialità respiratoria a livello del volume polmonare. E poi c'è un elemento psicofisiologico e biochimico che si uniscono di creare le condizioni chimiche a livello del sangue, di ossigenazione, di acidità, di correzione dell'acidità e del sistema nervoso autonomo sull'utilizzo e la circolazione del sangue con un utilizzo corretto delle risorse energetiche, quello che si chiama anche l'economia della corsa, con una respirazione che è cadenzata, regolare, profonda, rilassata. Quindi quando si mettono insieme tutte queste condizioni, quello che poi esce è una respirazione normale per uno stato fisico attivato. In pratica si utilizza la respirazione muovendosi, non è niente di speciale. Questo il corpo umano già lo sa fare. Cioè, se prendiamo un essere umano che vive normalmente in legame con la natura e che non è stato condizionato alla nostra vita moderna del 2025, lo saprebbe già fare. Noi abbiamo bisogno di rimpararlo perché ce lo siamo scordati. E alla fine, quando riprendiamo poi in mano il manuale del nostro corpo e rispolveriamo, togliamo la ruggine a quello che il corpo sa fare, ci rendiamo conto che sa fare molto di più di quello che pensiamo. E questa è la dimensione meccanica del respiro. Non vi ho parlato della dimensione energetica e, come si può dire, più spirituale del respiro, perché esiste anche quella, però quando si corre la maratona principalmente mi devo ossigenare, ho il fiato. Però, nonostante ciò, anche la presenza col respiro, la concentrazione sul respiro, il fatto di avere un'ancora mentale sul respiro, il fatto di respirare in modo consapevole, facendo entrare l'aria in un certo modo, ci permette comunque di avere anche un'altra energia, un'energia mentale e un'energia fisica, che ci aiuta anche in uno sforzo che è anche mentalmente duro. Correre, 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 senza fermarsi, correre, correre, correre. E quindi questa è stata un po' una delle sfide sulla maratona, e poi da lì mi sono dato delle altre sfide, il trail, l'ultra trail e l'altitudine, e ora porto i gruppi in altitudine. Eravamo in Nepal, siamo andati a 5.000 metri, in Europa non ci sono i 5.000, facciamo il Monte Rosa, tra l'Italia e la Svizzera, quindi facciamo 4.660. C'è un progetto di fare il Kilimangiaro con i coach dell'Academy, quindi 5.008, e l'idea è di utilizzare il respiro, respirazione nasale, scotch sulla bocca, per andare in altitudine. Quindi uno dice, ma come? C'è meno aria, difficile respirare in altitudine, il mal di montagna e tu ti fermi la bocca e respiri dal naso. E quindi ho sviluppato dei protocolli di preparazione, ma anche proprio nel momento, che possono essere utilizzati dalle persone per raggiungere l'altitudine senza star male, perché l'obiettivo è di farlo stando bene, e che condivido anche alle guide di montagna, perché le guide di montagna non conoscono questi metodi, e che gli permette di utilizzarli con le persone che poi soffrono del mal di montagna, le persone che vanno in montagna in modo regolare, ma che non sono consapevoli della loro respirazione, quindi sono confrontate a questa situazione dell'altitudine, dove essendoci meno pressione, l'aria è più rarefatta, il movimento respiratorio è più difficile, andiamo in ipossia, in mancanza di ossigeno. Quindi questo è un po' quello su cui sto lavorando oggi, e a fine luglio quindi faccio il Monte Rosa, a ottobre il Kilimangiaro, Nepal 10 giorni fa, e poi si continua. Wow. Incredibile. Leonardo, volevo fare un passettino indietro. Intanto mi piace tantissimo quando hai detto rispolverare, togliere un po' di ruggine dal manuale di come funzioniamo. Bellissima questa immagine che ci hai dato. Volevo ritornare alla doccia fredda, che probabilmente è un primo passo che una persona che vuole approcciare il freddo, tra virgolette, può fare. Ecco, ma è anche abbastanza sdoganata, se ne sente parecchio parlare ultimamente, sempre di più. Ma per chi non l'ha mai fatta, sia io che Fiore la facciamo da anni, tu sei un maestro in questo, ma per chi vuole approcciare questo tipo di
appunto strumento per provare che cos'è il freddo. È adatta a tutti, chiunque può cominciare, quali potrebbero essere i primi passi, 30 secondi, un minuto, cosa fare prima? Ci puoi dare qualche tips veloce per chi ci sta ascoltando? Sì, diciamo che la doccia fredda, si parla di un'acqua a 10 gradi, in genere, quindi non stiamo parlando di acqua gelata o di condizioni estreme, in un bagno dove magari la temperatura è 15 o 20 gradi, quindi si sta parlando di mettere un po' d'acqua fredda sul nostro corpo per qualche secondo in una stanza calda. Diciamo che questo esercizio è accessibile a praticamente tutti. Ora, è diverso che fare un bagno di ghiaccio in cima a un lago, in montagna, ovviamente. Le condizioni non sono le stesse, ma se si parla di una doccia fredda, diciamo che se vogliamo iniziare a fare una doccia fredda, non ci sono controindicazioni se facciamo delle piccole esposizioni. Magari dopo una doccia calda mettete l'acqua sul freddo e iniziando dalle gambe, mantenendo il respiro calmo con delle lunghe espirazioni, rilassando il nostro corpo, rilassando la nostra mente, continuando con una respirazione fluida, far scorrere dell'acqua fredda, non gelata, fredda sul nostro corpo per 30 secondi è qualcosa di safe, sicuro per la maggior parte delle persone. Ora, poi se c'è una condizione di salute specifica che magari ora bisogna vederlo, anche per quello, ora vi sto dicendo per la maggior parte delle persone. Poi se avete dei dubbi è sempre meglio formarsi con qualcuno o chiedere, se avete bisogno, un parere medico. Però per la maggior parte delle persone si può fare tranquillamente e io direi sì, di iniziare con 30 secondi, che è già qualcosa che attiva i meccanismi interni del corpo per il riscaldamento, per la produzione ormonale, per il lavoro sul cardiovascolare. Quindi già 30 secondi va bene. Se poi ci sentiamo che stiamo bene, che vogliamo magari fare un minuto, si può fare un minuto e da lì magari passare nel tempo 1 minuto e mezzo, 2 minuti, però io in genere non consiglio di fare delle docce fredde troppo lunghe, perché non è che ci siano dei benefici particolarmente più spinti se ci stiamo 10 minuti. In genere i tempi di una doccia fredda sono intorno ai 2 minuti. Può essere un po' meno, può essere un po' di più, però questi sono i tempi di una doccia fredda. E sono anche un po' questi i tempi di un esercizio col freddo in generale. Non perché se lo facciamo troppo lungo sia sbagliato o non vada bene, dipende, magari ci sono delle situazioni in cui può essere una buona idea farlo, però in generale, per il beneficio che è ricercato per la maggior parte delle persone, che è essere più in salute, avere più energia e essere meno stressati, i tempi sono questi, da 30 secondi a 2 minuti. La doccia fredda è accessibile, semplice per la maggior parte delle persone. Un bagno freddo in natura, un bagno di ghiaccio, bisogna lavorarci stare un po' più attenti perché l'acqua è più fredda, le condizioni sul respiro cambiano magari in modo un po' più spinte, ci potrebbe essere una vasocostrizione più forte e legata magari anche a un'attivazione del sistema nervoso simpatico, quindi dello stress più forte, e su dei soggetti magari cardiopatici o con delle situazioni di delicatezza del loro sistema cardiovascolare potrebbe magari essere da vedere se è una buona idea farlo o meno. Però in generale, facendo un protocollo di preparazione come lo faccio fare io nei miei corsi, adattando la durata a come si risponde col respiro e senza mai forzare, si può fare anche se si hanno delle condizioni di salute, a patto che stiamo facendo l'esercizio correttamente, a patto che siamo stati formati e seguiti da una persona che sa quello che ci sta facendo fare. Ora, il rischio esiste se una persona lo fa da sé, e quello sì, magari lo sta facendo male, e magari sbaglia 2 o 3 cose, magari è un soggetto debole e ci vuole stare troppo a lungo, lì magari sì, ci può essere un rischio per alcune persone, ma è davvero abbastanza moderato. Ora, questo vi parlo su delle condizioni standard. Se una persona mi scala una montagna a 5.000 metri, trova un lago gelato, spacca il lago, ci si mette dentro, siamo in una situazione completamente diversa. Lì i rischi possono essere vari, ok? Quindi bisogna anche un po' capire la differenza, perché in genere abbiamo un entusiasmo sfrenato una volta che abbiamo visto che possiamo fare una doccia fredda per fare delle cose esageratamente troppo spinte. Mi è successo anche a me, ci sono passato dentro, vedo tante persone che fanno la stessa cosa. Tra fare una doccia fredda e scalare una montagna a torso nudo e fare un bagno in un lago gelato c'è comunque qualche tappa tra le due, quindi bisognerebbe magari
se siamo motivati a percorrere questo percorso, formarsi per essere sicuri di non fare delle cavolate che io ho fatto e che le ho pagate anche care, quindi sarebbe meglio evitare. Poi ognuno ha il suo buon senso, però voglio dire, il freddo si fa per star bene, quindi non ha senso fare il freddo per star male. Certo. Credo. Perfetto, perfetto. Fiore, siamo quasi in chiusura, Leo. Ti ringraziamo sin d'ora perché ci stai veramente dando delle chicche fantastiche. Io ho Prego. un'ultimissima domanda, ritorno a primo, correndo una maratona con la bocca chiusa non hai integrato, o se hai integrato come hai fatto, e secondo, se hai fatto appena finito la maratona qualcosa con il freddo. Allora, sì, ho fatto un video documentario sulla mia maratona dove spiego un po' tutto quello che ho fatto prima, durante e dopo. Io ho 2 canali YouTube, ne ho uno in francese e uno in italiano. Il video è in quello in francese, però credo che ci siano i sottotitoli, se volete vedere un po' più nei dettagli. Lo In guarderò ogni sicuramente. caso, durante la maratona, la prima che ho fatto non ho integrato. Non è stato il massimo, perché alla fine mi sono ritrovato a avere tanta sete, tanta fame e non avere più energia negli ultimi chilometri, però vabbè, sono andato più piano e non è stato un problema. La seconda, sapendo questo problema, ho fatto delle pause regolari, insomma non tanto, però ne ho fatte circa 4 o 5 durante la maratona, dove mi son fermato, ho tolto lo scotch, ho mangiato un dattero, un pezzo di banana, ho bevuto un po' d'acqua e son ripartito. Sono state proprio poco, ho mangiato molto poco e bevuto molto poco, perché era proprio 30 secondi, rimettevo lo scotch e ripartivo. Quindi alla fine, poi dopo, subito finita la corsa, ho mangiato e bevuto, avevo parecchia sete e parecchia fame, quindi non avevo integrato abbastanza, però ha permesso di fare la corsetta, ok? E subito dopo cosa ho fatto? Sì, ho fatto del respiro, ho lavorato su delle respirazioni ispirate da Wim Hof, ho fatto dei protocolli un po' ibridi, ho lavorato sulla doccia fredda e poi soprattutto nei giorni dopo ho lavorato parecchio su alternanza caldo-freddo, che è il miglior protocollo di recuperazione secondo me, facendo bagni freddi e saune. Bagni freddi e saune, facevo dei protocolli alternati circa 3 volte, lavoravo sul respiro 2 o 3 volte al giorno, ho rifatto del movimento leggero, della camminata, dei rulli di massaggio, sono ristato idratato, ho dormito, tutte le cose che poi si conoscono, però ovviamente ho messo in atto un protocollo di recupero specifico. Hai alternato il caldo con il freddo, quindi minuti e minuti, entra e esci. Sì, sauna, bagno freddo, sauna, bagno freddo, sauna, bagno freddo, circa 3 volte in genere, a volte 2, a volte 4, però diciamo una media di 3, e mi facevo una sauna di 10-15 minuti, un bagno freddo di circa 2 minuti e ripetevo. Ok, benissimo. A breve spero, perché ho scritto un libro in francese già pubblicato, dall'equivalente di Mondadori in Francia, sui protocolli caldo-freddo che ho sviluppato, con tutta una serie di consigli e tutte le spiegazioni scientifiche e fisiologiche del freddo e la mia storia sul freddo. L'ho tradotto anche in italiano, sarà pubblicato normalmente a breve anche in Italia, quindi potrebbe essere utile anche utilizzare questo libro. Assolutamente Benissimo. sì, assolutamente. Leo, siamo quasi in chiusura, quindi la domanda prima della domanda finale è molto semplice. Il tuo sogno nel cassetto ce l'hai? C'è qualcosa che vuoi, magari lo vuoi condividere con noi, magari no, però c'è? Sì, allora ne ho parecchi di sogni. Il prossimo è arrivare in cima al Kilimangiaro, Ok. torso nudo, con lo scotch sulla bocca, con il gruppo dei miei coach, e essere in piena forma e condividere questo bel messaggio di interessarsi di più al respiro, per le sfide della vita di tutti i giorni, e ispirare anche le altre persone a muoversi, a attivarsi rispetto a questo. Quindi questo nei prossimi mesi, e un po' più a lungo termine avere un'academy proprio viva, in Francia, anche in Italia, dove si condivide, dove si creano degli eventi, si creano dei corsi, che stiamo già facendo, per creare questa consapevolezza, e che i paesi rispettivi, la Francia, lo Stato francese, l'Italia, lo Stato italiano, riconoscano il valore di quello che si fa, anche per poterlo insegnare alle istituzioni, alla scuola per i bimbi,
magari all'università o ai medici o nel mondo del lavoro, perché questi strumenti, che sono in realtà per tutti, non siano riservati solo alle persone che vengono ai miei corsi, che purtroppo sono ancora qualche centinaia, migliaia, ma non dei milioni. Nei nostri paesi siamo dei milioni di esseri umani e penso che ne abbiamo tutti il diritto. Quindi mi piacerebbe che le nostre istituzioni si interessino per condividere questo. E allora noi nel nostro piccolo vi invitiamo, cari amici che ci state seguendo, ad andare sul sito del nostro Leonardo, inspirepotential.com, per vedere tutte le cose che sta portando avanti, compresi anche questi sogni da realizzare a breve e nel lungo termine. Io ti ringrazio di cuore, ringrazio il nostro mitico Fiore e chiudiamo la nostra chiacchierata con la domanda classica che facciamo e che è molto semplice. Che significato dai tu, Leonardo, alla parola benessere? Benessere, ne parlavo anche ieri con alcune persone, parlavamo un po' di questo. Direi che è importante considerare anche l'aspetto fisico, di come ci sentiamo nel nostro corpo, non bisogna trascurarlo. Io penso che se non ci sentiamo bene nel nostro corpo a livello di energia, a livello di movimento, manca. Allo stesso tempo dobbiamo considerare anche la parte emotiva e mentale del nostro essere. Se non abbiamo una motivazione nella vita di tutti i giorni, se non ci sentiamo in gratitudine rispetto alla nostra vita e se non ci sentiamo entusiasti di quello che stiamo vivendo, manca qualcosa. Quindi io metterei questi due aspetti, secondo me devono esserci. Dobbiamo sentirci bene nel nostro corpo, avere la nostra vitalità, sentire che c'è questa energia per fare quello che vogliamo fare e allo stesso tempo sentirci che siamo motivati dalla nostra vita. E se abbiamo questi due elementi, secondo me siamo in un bello stato di benessere. Fiore, dobbiamo fare un libro con questa domanda finale fatta ai nostri ospiti, perché ogni volta io rimango emozionato e profondamente grato per Una le bella risposte idea. che riceviamo. Una bella Grazie idea. allora davvero a tutti voi cari amici che ci avete Grazie seguito. mille, grazie a Finisce tutti. qua la puntata di Benessere delle Vie dell'Armonia. Seguite il nostro Leonardo, rimettiamo ancora inspirepotential.com per tutte le informazioni e ovviamente grazie ancora, ci vediamo alla prossima puntata di Benessere, le Vie dell'Armonia. Grazie ancora, ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao.